Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Oggi vediamo di capire come investire e la risposta a questa domanda è molto semplice. Vai da un consulente finanziario indipendente come me. E qui parte il meme con la musichetta directed by Robert B. Wide. Scherzi a parte, come investire è un qualcosa di estremamente complicato come argomento da trattare e io lo vorrei trattare in questo modo, non tramite un corso con mille video, perché già ne esistono, che però capisco anche non sia, fruibile dai più, perché lo sappiamo, tutti vogliono un attimo una risposta il più rapida, il più fruibile possibile, quindi guardare 50 video capisco che sia difficile. Però non voglio neanche rimandarti al classico articolo da leggere di 1000 parole che ti spiega sì come investire, ma 1000 parole uno riesce a dire molto poco. Quindi questo corso, chiamiamolo così, in 5 puntate, in 5 episodi, tratterà i 5 macro argomenti che ti aiuteranno a capire come investire. Quindi cosa troverai? Troverai tante informazioni utili a livello macro però, nulla a livello micro, e io con livello micro intendo le famose raccomandazioni personalizzate. Io non ti conosco, quindi io non ti posso dire nello specifico compra le azioni di questa società, compra queste obbligazioni, compra questo ETF, struttura il portafoglio così. Non lo posso fare, non esiste nessun corso che lo potrebbe fare, attenzione, questa è la cosa importante da ricordare. Perché? Perché, ripetilo ancora con me, io non ti conosco, nessuno che ti fa dei video ti può rispondere, e questo è il numero 1. Poi il numero 2, nessuno che fa questi video poi probabilmente è autorizzato a dare una risposta. Ricordiamoci, in Italia esiste una normativa che permette solamente a, le SGR, società di gestione del risparmio, di fare consulenza, di gestire il risparmio per l'appunto, o ai consulenti finanziari indipendenti come me di rispondere a questa domanda in maniera specifica. Come investire? Compra questo, vendi quello, eccetera. Quindi mi raccomando, anche nel caso in cui tu trovassi un video di qualcuno che ti spiega in particolare come investire, ricordati sempre queste prime due problematiche che ti ho detto. Uno, questa persona non ti conosce, quindi ma come fa a darti una risposta sensata? Numero 2, siamo sicuri che questa persona sia autorizzata? Io lo sono, chi altro stai guardando lo è, verifica. Passiamo oltre e oggi parliamo di banche, parliamo di conto corrente, perché se tu vuoi investire la prima cosa in assoluto che ti serve è ovviamente uno strumento che ti permette di farlo, e questo strumento è il conto corrente. Parentesi importante ad aprire, perché lo so che alcuni se lo staranno chiedendo, ma Luca, non posso usare una piattaforma, non posso usare un broker, no? Sai perché mi hanno detto di sì? Assolutamente sì, ma nella maggior parte dei casi la tua banca va benissimo, non ti serve nessun broker. Quando io parlo di banche parlo di Intesa San Paolo, Fineco, Crédit Agricole, eccetera, ok? Queste sono le banche. Quando parliamo di piattaforme magari parliamo di BG Saxo, Directa, Interactive Brokers, Trade Republic, eccetera. Quindi queste sono le piattaforme di cui di solito le persone mi chiedono, ma io ti dico lascia stare le piattaforme. Se tu stai guardando questo video che ti spiega come investire, il tuo livello è basico, quindi non è il tuo caso, il caso di ok, usiamo le piattaforme. No, nella maggior parte dei casi la tua banca va benissimo, quindi resta sulla tua banca. Le piattaforme le valuti, le possiamo valutare insieme nel caso in cui la tua necessità specifica rientri appunto nell'uso delle piattaforme, ma in linea di massima no, quindi lasciale stare. Parliamo di banche, parliamo di conto corrente. Allora, mi sono segnato 5 domande per snocciolare questa questione. La prima, quanto costa un conto corrente e quali servizi dovrebbe offrirti? Quindi parliamo sempre di massima, ok? Linea di massima. Se tu hai un conto corrente, lo stai pagando più di 10 euro al mese, quindi circa 100-120 euro al mese, ma Dio non voglia di più, facciamoci due domande. Comincia ad essere un costo che è abbastanza elevato. Io poi mi aspetto che negli anni successivi nella storia i costi dei conti correnti continuino a diminuire, ok? Quindi se tu stai guardando questo video fra 10 anni, quello che io ti sto dicendo è già un costo di massima troppo alto, ok? Quindi se sei oltre non è normale neanche fra 10 anni. Quindi se tu hai un conto corrente che ti costa più di 100 euro, 120 euro all'anno, comincia a guardarti intorno, secondo me è un attimo tanto. Conto corrente lo dovresti pagare sui 7-8 euro, 5 euro, magari ancora meno. Poi ovvio, se sei giovane, sei under 30, è pieno di conti correnti che sono gratuiti fino ai 30 anni inclusi. Quindi se sei giovane, in teoria il conto corrente non dovresti praticamente pagarlo, è pieno di offerte in tal senso. Se invece sei oltre i 30 anni,
anni, diciamo che in linea di massima ci sta a pagarlo fino a 10 euro, 7-8, ma massimo 5, oppure al peggio 5, scusami, verso il basso. Se invece sfori da questi numeri, fatti 2 domande, ma dipende molto da te questo discorso, perché cambiare conto corrente capisco che porti con sé molti stress, però se tu non hai mai investito, ecco, forse la prima cosa da fare è fare una valutazione in tal senso e cambiare conto corrente con uno con dei costi bassi, perché ricordati sempre, quando investiamo noi vogliamo fare soldi, ma sai come si dice, quando un'azienda vuole fare più soldi, vuole guadagnare di più, attenzione, guadagnare, non deve per forza aumentare il fatturato, potrebbe banalmente ridurre i costi nel senso gli sprechi. Quindi la prima cosa che tu vuoi fare quando vuoi investire è guadagnare, quindi prima ancora di partire ricavando, termine tecnico, la prima cosa che puoi fare è questa, abbattere i costi, quindi primo step. Numero 2, bancomat, carta di credito, carta di debito. Allora, questo è un discorso molto complesso, ma che fortunatamente trova una risposta. Quindi sono meglio 2 o 3 strumenti oppure 1/2? Io faccio un esempio molto semplice. Oggi tante banche ti offrono una carta con cui tu puoi fare sia il bancomat, la carta di debito e la carta di credito, quindi praticamente hai 3 strumenti in uno. Oppure puoi utilizzare banalmente 2 carte o 3 carte, no? Il bancomat, la carta di debito e la carta di credito, oppure il bancomat che ti fa anche da carta di debito, e la carta di credito. Quindi insomma tu potresti avere fra 1 e 3 carte, 1, 2 o 3, a seconda di 1 cosa ti offre la banca e numero 2 cosa ti serve. E vediamo di capire però cosa ti serve, ecco, perché anche qua il discorso è sempre legato ai costi, numero 1, quindi avere delle carte, degli strumenti che non ti servono ma che paghi non ha alcun senso, sono soldi buttati. Fossero anche 10 euro, 20 euro, 30 euro all'anno buttati, sono comunque soldi buttati. Tu bruceresti mai una banconota da 50 euro in un fuoco? Probabilmente non lo farebbe neanche uno con 10 milioni di euro, e probabilmente a 10 milioni di euro ci è arrivato proprio per quel motivo, perché non ha mai sprecato neanche mezzo centesimo. Quindi tu devi fare la stessa cosa. Come investire? Intanto eliminando gli sprechi. Quindi dipende da te. Avere una carta singola che ne inglobi 3 di strumenti è molto utile, specialmente anche perché i costi non è che siano più di tanto elevati, però dipende da te. Poi metti in conto anche un altro discorso, cioè un discorso di sicurezza. Avere in giro 1, 2, 3 strumenti sono 1, 2, 3 cose diverse. 3 carte, puoi perdere 3 carte. Con una carta, quando ne perdi una, basta, praticamente le hai perse tutte e 3 in un colpo solo. Quindi tieni in considerazione anche questa cosa, però è un discorso strettamente personale, quindi pensaci un attimo, ma la risposta la trovi nell'arco di 5 minuti contati dopo che ci hai pensato. Non stare lì a farti troppe domande, la risposta la trovi in 5 minuti. Se non la trovi in 5 minuti, la domanda non ha una risposta giusta o sbagliata, quindi non puoi sbagliare, non farti bloccare da queste cose. Quanto costano? Ecco, questa è una domanda interessante, perché come dicevo prima, comunque poi questi strumenti hanno un costo, ma è difficile a dirsi. Una carta di credito, che alla fine è quella più costosa di tutte, perché il bancomat te lo danno gratis, la carta di debito costa poco niente alla fine, mentre la carta di credito è quella veramente importante, più costosa di tutte. Dipende, la puoi pagare fra i 20 euro e anche i 100 euro e passa. Io ti dico, ovviamente, se non la usi, ripetilo ancora, non comprarla, non ti serve la carta di credito, ma se la usi, certamente cerca di scegliere una banca che te la offra al minor costo possibile. Quindi quando stai scegliendo una banca, tieni sempre in considerazione sia i costi di tenuta di conto corrente che i costi della carta. Quindi non c'è nessun problema a pagare un conto corrente anche 15 euro al mese se poi ti danno tutte queste carte gratis. Tu fai sempre un bilancio del costo totale del conto con tutti i suoi strumenti per scegliere. Quali conviene avere? Quali conviene avere? Ecco, questo è un discorso interessante, perché come dicevamo prima, intanto se tu non le usi non ha senso averle, quindi ti tieni il bancomat o ti tieni la carta di debito perché la devi usare su internet per gli acquisti. Quindi se acquisti su internet sicuramente la carta di debito ti serve. Se vai molto in hotel, noleggi auto, ecco, la carta di credito anche lì ti serve, se no ne potresti fare a meno. Un discorso interessante della carta di credito è il credito, quindi considera anche questa cosa, al di là del fatto di noleggio auto o vado in hotel, che già ti aiutano a dire sì, ok, mi serve o no. Se fai queste cose ti serve, se non le fai potresti non utilizzarla, ma anche se tu non vai in hotel, non noleggi auto, potresti comunque volere la carta di credito. Perché? Perché ti danno credito a
circa 30 giorni, dipende da quando è che paghi, a tasso zero. Questa è la cosa molto interessante delle carte di credito. Tu la strisci il primo del mese e il mese dopo hai l'addebito, il 10 del mese, il 20 del mese, non lo so, dipende da quali sono le tue condizioni. Quindi è molto interessante anche sotto questo punto di vista. Attenzione però a utilizzare le carte di credito solamente così e non con il metodo revolving, perché mi paghi una fucilata di interessi, potrebbero essere anche il 10%. Quindi rimborsare il plafond della carta di credito a rate, no, assolutamente. Ok, quindi va bene sceglierla anche se non la usi molto, perché ti costa poco e perché comunque ti piace avere un credito che può essere di 1.500, 2.000, 3.000 euro a tasso zero, che poi ovviamente paghi in 30 giorni alla fine, per quello è praticamente tasso zero. Però attenzione, ecco, poi non usciamo dal seminato, cioè me la usi per quel motivo e basta, mai revolving, altrimenti stai andando ad aggiungere dei costi. Ma noi siamo qua per guadagnare, quindi i costi e gli sprechi non li vogliamo, quindi non usare la carta di credito in quel modo. Quali limiti di spesa e prelievo settare per sicurezza? Questa è una cosa che mi chiedono in molti e ovviamente la risposta è dipende. Diciamo che dovresti guardarti un attimo indietro e dire io al mese quanto ho speso in media o al massimo. Io personalmente la setto ogni volta settandola su quello che è il mio massimale più alto che io abbia mai raggiunto. Perché? Perché mi crea un precedente, quindi è probabile che magari in futuro io possa raggiungere di nuovo quel massimale. Quindi se non le usi queste carte per sicurezza, setti tutto al minimo, prelievi 500 euro, 250 se fai la spesa, ma chi fa più di 250 euro di spesa al mese? Molti probabilmente, ma non la maggior parte delle persone. Quindi per sicurezza la risposta è tieni questi limiti sempre il più basso possibile, perché ti fregano la carta, te la clonano, chi se ne frega, buttale nel canale di Venezia e tanto ti rubano, fra virgolette. Carte di credito sono assicurate per il massimo di limite che hai settato. Se invece le usi, ovvio, non posso settarle tutte al limite perché ogni volta che mi serve poi devo andare a risettare il limite verso l'alto, quindi non è fattibile. Trova una via di mezzo però. Numero 3, il libretto degli assegni. Questa è un'altra domanda interessante. Te lo danno praticamente tutte le banche. Non so perché alcune ti spingono ad averlo. Il libretto degli assegni ha un costo, credo, di sicuro ha un costo per consegnartelo, ma se non ti serve il discorso da fare è semplicemente di sicurezza. Tu col libretto degli assegni in casa hai lì una cosa che devi curare, perché uno stacca gli assegni per te se te lo rubano. Quindi il carnet degli assegni è pericoloso. Non lo usi? Non richiederlo. Lo usi? Allora va bene, lo pagherai e lo curerai. Quindi attenzione a questa cosa. Mutui e prestiti. Non devi assolutamente scegliere una banca in base a questo, perché un mutuo o un prestito te lo danno anche senza il conto corrente. C'è sempre chi ci prova a farti aprire il conto corrente per farti avere il mutuo, il prestito magari agevolato, tutte queste cosine qua, ma non è strettamente necessario. Quindi non è che mi devi scegliere una banca con i costi relativi della banca perché ti danno il mutuo o ti danno il prestito. Fai conto anche che alla fine il tuo mutuo dopo un anno probabilmente la banca l'ha venduto a qualcun altro, quindi non è più con la tua banca fisicamente. Quindi un discorso assolutamente inutile scegliere la banca in base a chi ti sta dando il mutuo, chi te lo darà o chi ti può dare il prestito. A te serve il mutuo o il prestito, fine. Il conto corrente non ti serve per fare queste cose. C'è la domiciliazione bancaria con cui si addebitano le rate, ma quella l'attivi su qualsiasi banca, sulla tua banca che hai scelto prima e che ti costa meno di tutte le altre. Il TAEG, ecco, è l'unica cosa che dovresti considerare quando scegli di fare un mutuo, di richiedere un prestito, un finanziamento di qualsiasi tipo. Fine, null'altro. E in ultimo, adesso finalmente arriviamo al succo della questione, il deposito titoli, perché certo a te serve il conto corrente, ma il conto corrente deve essere munito di deposito titoli. Il deposito titoli è quello strumento dentro lo strumento, diciamo così, che ti permette di comprare e vendere strumenti finanziari, perché è lì che vengono poi fisicamente detenuti. Cosa importante da dire sul deposito titoli: intanto assicurati che la tua banca te lo offra come servizio, perché attenzione, non puoi fare la carta piuma della Banca Popolare di Sondrio, che non so se esiste più, ma 20 anni fa esisteva, che ti dava praticamente un conto corrente, era una carta di debito con un IBAN, con 10.000 euro di tetto massimo, quindi non era un conto corrente, ma potevi usarlo come un conto corrente, però non ti dava il deposito titoli, quindi attenzione, non è un conto corrente questo esattamente.
banca, conto corrente, ma che abbia anche un deposito titoli. Quindi no soluzioni mezze, ok, come la carta piuma della Banca Popolare di Sondrio. Ti serve un conto corrente con il deposito titoli che poi deve essere o in regime amministrato o dichiarativo. Tante banche te lo fanno scegliere quale regime vuoi adottare in fase di apertura e tu devi sempre scegliere il regime amministrato, perché quello dichiarativo, come dice la parola, ti obbliga praticamente a presentare la dichiarazione di quello che tu mi stai combinando con questo deposito, che non è amministrato ma è dichiarativo. Quindi nella maggior parte dei casi questa rottura di scatole di fare la dichiarazione, andare a pagare le tasse, toglitela e scegli il deposito amministrato, che è gratis, quindi non c'è assolutamente nessun motivo di scegliere il dichiarativo. Nella maggior parte dei casi, mi raccomando, stiamo sempre parlando di questioni di massima. Quindi per fare un riepilogo finale, come investire? Numero 1, rivolgiti a un consulente finanziario indipendente, sipario. Numero 2, però, scherzi a parte, apri un conto corrente con il minimo di strumenti che ti servono, ok? No cose superflue, no conti correnti costosi, no carte costose che non ti servono. Conto corrente con quello che ti serve e soprattutto che abbia il deposito titoli in regime amministrato. Questo è il nostro primo episodio, che ovviamente avrà un seguito. Il seguito sarà legato a ETP, strumenti come ETF, ETC ed ETN, i famosi Exchange Traded Products. Ma lo vediamo nel prossimo video, quindi se questo corso ti sta piacendo, mi lasci un like, io sono molto contento. Se hai delle domande, lasciami un commento, io sarò felicissimo di risponderti, ovviamente nel limite del possibile. Grazie, ciao, alla prossima.